Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Actonel, compressa rivestita Theramex Italy SRL. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cosa Actonel, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Actonel, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Actonel, compressa rivestita? Actonel, compressa rivestita è un farmaco a base del principio attivo acido risedronico sale sodico, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda Theramex Italy SRL. Actonel, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Actonel 5 mg 28 compresse film rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Theramex Ireland Limited. Concessionario: Theramex Italy SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acido risedronico sale sodico. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di fratture vertebrali. Trattamento dell'osteoporosi postmenopausale manifesta per ridurre il rischio di fratture dell'anca. Prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale nelle donne ad aumentato rischio di osteoporosi, vedere paragrafo 5, 1. Mantenimento o aumento della massa ossea nelle donne in postmenopausa in terapia corticosteroidea sistemica per periodi prolungati, oltre i 3 mesi, con una dose uguale o superiore a 7,5 mg/d di prednisone o composti equivalenti. Posologia. La dose giornaliera raccomandata per gli adulti è di una compressa da 5 mg per via orale. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio in quanto la biodisponibilità, la distribuzione e l'eliminazione nei soggetti anziani, 60 anni, si sono rivelate simili a quelle nei soggetti più giovani. Compromissione della funzionalità renale. Non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione della funzionalità renale da lieve a moderata. L'uso di risedronato sodico è controindicato nei pazienti con grave compromissione della funzionalità renale, clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min. Vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Popolazione pediatrica. L'uso di risedronato sodico non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 18 anni di età a causa dell'insufficienza dei dati su sicurezza ed efficacia. Vedere paragrafo 5, 1. Modo di somministrazione. L'assorbimento di Actonel è influenzato dal cibo, quindi, per assicurarne un assorbimento adeguato, i pazienti devono assumere Actonel al mattino, prima della colazione, almeno 30 minuti prima di ingerire il primo cibo, altri prodotti medicinali o bevande del giorno, eccezione fatta per l'acqua di rubinetto. Nel caso particolare che la somministrazione prima della colazione non sia possibile, Actonel può essere assunto ogni giorno alla stessa ora, tra i pasti o alla sera, attenendosi strettamente alle seguenti istruzioni, per assicurarsi che Actonel sia assunto a stomaco vuoto. Tra i pasti, Actonel deve essere assunto almeno 2 ore prima o almeno 2 ore dopo qualsiasi cibo, prodotto medicinale o bevanda, ad eccezione dell'acqua di rubinetto. Alla sera, Actonel deve essere assunto almeno 2 ore dopo l'ultimo cibo, prodotto medicinale o bevanda della giornata, eccezione fatta per l'acqua di rubinetto. Actonel deve essere assunto almeno 30 minuti prima di coricarsi. In caso di omissione occasionale di una dose, Actonel può essere assunto al mattino prima della colazione, tra i pasti o alla sera come descritto nelle istruzioni sopra riportate. La compressa deve essere deglutita intera e non sciolta o masticata.
Per favorire il transito esofageo della compressa, assumere Actonel con un bicchiere di acqua di rubinetto, a 120 ml, mantenendo il busto in posizione retta. Una volta ingerita la compressa è necessario che i pazienti evitino di coricarsi per 30 minuti, vedere paragrafo 4. L'integrazione di calcio e vitamina D deve essere considerata in caso di apporto dietetico inadeguato. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali di risedronato, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipocalcemia, vedere paragrafo 4. Gravidanza ed allattamento. Grave compromissione della funzionalità renale, clearance della creatinina. 30 ml/min. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: cibo, bevande, eccezione fatta per l'acqua di rubinetto, e prodotti medicinali contenenti cationi polivalenti, quali calcio, magnesio, ferro e alluminio, interferiscono con l'assorbimento dei bisfosfonati e non devono essere assunti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi sulle interazioni con altri trattamenti, tuttavia negli studi clinici non si sono osservate interazioni clinicamente rilevanti con altri medicinali. La euroassunzione contemporanea di medicinali contenenti cationi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Actonel, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Actonel, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Non esistono dati sufficienti relativamente al trattamento delle donne in gravidanza con risedronato sodico. Gli studi effettuati sugli animali hanno dimostrato effetti tossici sulla riproduzione, vedere paragrafo 5.3. Il rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Actonel non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Risedronato sodico è stato studiato in studi clinici di fase II che hanno coinvolto più di 15.000 pazienti. La maggioranza degli effetti indesiderati riscontrati nel corso degli studi clinici vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati specifici sul trattamento di casi di sovradosaggio con risedronato sodico. In caso di sovradosaggio, si possono prevedere diminuzioni del calcio sierico. Alcuni di questi pazienti possono anche presentare segni e sintomi di ipocalcemia. Si deve somministrare latte o antiacidi contenenti magnesio, calcio o alluminio per ligare il risedronato sodico e ridurne l'assorbimento. In casi di sovradosaggio, è possibile prendere in considerazione una lavanda gastrica al fine di rimuovere il risedronato sodico non assorbito. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Bisfosfonati. Codice ATCM 05B07. Meccanismo d'azione. Risedronato sodico ha un piridinil bisfosfonato che si fissa all'idrossiapatite dell'osso e inibisce il riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti. Il turnover osseo. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di una dose orale è relativamente rapido, Tmax 1 ora, ed è indipendente dalla dose nell'ambito dei dosaggi studiati, da 2,5 a 30 mg. La biodisponibilità orale dati preclinici di sicurezza. Nel corso degli studi tossicologici condotti sui ratti e sui cani sono stati osservati effetti epatotossici del risedronato sodico dose dipendenti, principalmente come incremento degli enzimi, con alterazioni istologiche nell'elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, magnesio stearato. Rivestimento.
ferrossido giallo E172, ipromellosa, macrogol, idrossipropilcellulosa, silice colloidale anidra, titanio diossido E171. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.